Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo dorso tutorial sulla briglia dorso duro. Oggi parleremo di come effettuare la diagnosi alla nostra moto. Abbiamo diviso il video in 4 puntate, perché comunque sarebbe stato troppo lungo. Oggi nella prima puntata parleremo dell'hardware e il software che servono per collegarci alla moto. Sarebbe il programma e i cavi. I cavi sono questi, che poi vi linkerò in descrizione del video dove acquistarli, per non commettere il mio errore che ho comprato il cavo sbagliato. Questo sarà il nostro Goods Diag. Dopo la sigla Ivan vi comincerà a spiegare cosa fare. Ci vediamo più tardi. Buongiorno a tutti ragazzi, sono Ivan, scusate se non mi faccio vedere in viso, ma ho un braccio malconcio, quindi riesco a far veramente poco. Stamattina vi parlerò di un programma free chiamato YAV che serve per fare le diagnosi alla ECU delle dorsoduro 750, 900, 1200, RSV4 e tuono fino all'anno 2018, ok? Quindi il software ha bisogno di una componentistica hardware da comprare, sarebbero questi cavi qui, vedete? Poi Tiziano vi lascerà il link. Uno è un cavo KK, non so se si legge, KKL, ok, VAG KKL, e l'altro è un adattatore Fiat a 3 pin, ok? Quindi questi servono per fare il collegamento hardware, altrimenti non facciamo niente. Ritorniamo al software, cerchiamo Goods Diag, andiamo sulla pagina del produttore, dopodiché andiamo in basso e scarichiamo il programma per Windows, ok, vedete? Quindi Goods Diag V050 per Windows, io già l'ho fatto, ce l'ho già sul desktop. Dopodiché andiamo in basso, spostiamoci in basso e arriveremo ai driver FTDI per la porta COM, ok? Lui cliccando qua sopra ci reindirizzerà sul sito dell'FTDI. Andiamo in basso, ci spostiamo dentro la pagina, clicchiamo qui e ci rinvierà in un'altra pagina e dovremmo andare a installare, a scaricare questo eseguibile qui, ok, in formato zip. Una volta scaricato ce lo ritroveremo nel computer, è questo qua, ok? Quindi cosa si fa adesso? Si prende il nostro cavo, quello blu, vedete, così nudo e crudo, senza bisogno di collegarlo alla moto né niente, lo mettiamo nella porta USB del nostro computer. Al primo acchitto vi darà un errore, vi dice che questo cavo non è installato, eccetera eccetera. Voi cosa fate? Andate nell'archivio zip precedentemente scaricato, lo eseguite, vedete, ok, andate sull'eseguibile, seguite il menu, quindi lui estrarrà i file, avanti, accettate la licenza, eccetera eccetera, avanti, dopodiché finirà e vi troverete a questo punto qui, ok? Dovete fare la prova del 9 se effettivamente quella presa è buona e funziona e se le porte COM, i driver sono stati installati correttamente. Andate su pannello di controllo, vedete, poi dov'è qua? Sistema e sicurezza, sistema, gestione dispositivi e troverete il menu porta COM LPT, ok? Cliccate sopra e lui vi dirà USB Serial Port COM 3 è la porta COM che utilizza il nostro cavo. Fate la prova del 9, potrebbe spuntare anche porta COM 1 o 2, dipende dalle porte COM come sono occupate. Tirate via il cavo, lui si aggiorna e non avrete più la porta COM. Rimettete il cavo, ok, e vi farà vedere la porta COM, ok? Dopodiché chiudete tutto e siamo pronti per installare la presa, l'adattatore 3 pin alla moto. Questo è un video che vi farò vedere dopo
vi faccio vedere l'installazione hardware, quello da fare, quello che c'è da fare, e poi vi farò vedere in un video successivo la navigazione all'interno del menu del software, la scelta della centralina in base alla tipologia di moto e i vari parametri che ci sono da controllare e i vari errori. Ma questi sono video che farò più avanti. Vi auguro una buona giornata a tutti, spero di essere stato chiaro. Eventualmente avete qualche domanda da fare, Tiziano vi farà sapere, ok? Vi ringrazio ragazzi, una buona giornata a tutti, ciao ciao. Siamo arrivati alla fine della prima parte e a giorni metteremo anche i video successivi man mano che ci io vi consiglio di aspettare tutti e 4 i video, non evitare che facciate qualche casino, che è facile. Quindi ci vediamo alle prossime puntate. Salve a tutti, ciao!